Ci sono strumenti che usi e poi ci sono strumenti senza i quali non lavori più. Per me nella post-produzione fotografica ce ne sono fondamentalmente 2. Il primo sono le TK9 di Tony Kuiper per tutto il lavoro avanzato sulle maschere di luminosità, workflow, eccetera. Il secondo sono le Nik Collection e oggi vi faccio vedere una cosa che onestamente non mi aspettavo. Pensavo fosse il solito aggiornamento, in realtà è cambiato qualcosa o molto più di qualcosa. Secondo me questa volta le Nik Collection non sono solo più un insieme di filtri, ma sono molto di più. Io sono Nico Ruffato, fotografo paesaggista e oggi vediamo assieme le nuove Nik Collection versione 9. Vi faccio vedere le novità principali, ma soprattutto come le uso davvero nelle mie immagini. Le Nik Collection non è solamente un software singolo, sono diversi plugin che puoi usare all'interno di Photoshop oppure anche standalone e l'idea è sempre stata quella, lavorare velocemente ma in modo creativo. Entriamo dentro al sistema. Le principali novità delle Nik Collection 9 è rappresentato soprattutto per quanto mi riguarda dal Color FX, che è il plugin che in assoluto uso di più. Parto da questa immagine, ma in realtà non parto da zero perché in Photoshop ho già creato delle maschere principali, praticamente queste, dove ho il cielo, il primo piano, il soggetto, che ho applicato poi a delle curve. Questo perché? Perché posso portare dentro queste maschere all'interno dei plugin delle Nik Collection. Vedremo dopo come applicare questo concetto, ma entriamo subito all'interno di Color FX. Basterà cliccare sul suo logo, entriamo dentro, ecco, posso dire già selezionami tutte queste maschere che poi appunto mi serviranno. Entriamo dentro in Color FX. La prima cosa che ti faccio notare è che se, vado a, selezionarmi i preset, passando con il puntatore del mouse sopra i preset, la mia immagine mi dà già una preview. Praticamente non devo applicare i filtri per vedere cosa succede, ma lo posso vedere in questo modo. Questa è la prima cosa che mi ha colpito e secondo me è molto interessante e utile. Ma andiamo nella parte dedicata ai filtri e alle novità. In questa versione abbiamo la novità più grande che è quella dell'introduzione delle maschere con intelligenza artificiale, quindi Nik Collection 9 vengono integrate con questa nuova tecnologia. Ti faccio vedere qualcosa in modo da capire di che cosa si tratta. Supponiamo di voler aggiungere un po' di nebbia sullo sfondo di questa immagine, quindi clicco sul filtro nebbia, la nebbia è adesso applicata a tutta l'immagine ed è una cosa che non voglio. Attenzione, qui adesso abbiamo la possibilità di aggiungere local adjustment e guarda quanti ne abbiamo. Abbiamo i soliti basati sul viewpoint, quindi control point, control line, il controllo col poligono, poi la parte dedicata al range, quindi luminosity mask, color mask, depth mask e qui abbiamo la prima novità, cioè il depth mask che è la maschera di profondità. Noi mentre parlavamo, Color FX ha fatto già un'analisi dell'immagine. Faccio clic e succede che praticamente la mia immagine, o meglio il mio filtro, viene applicato non al ciò che è in primo piano, ma allo sfondo, ma non vedo la maschera. Altra novità, per vedere la maschera basterà cliccare in questo punto e qui ho la possibilità di visualizzare la maschera come in questo caso niente, oppure in bianco e nero, oppure come overlay rosso. Posso cambiare questa visualizzazione semplicemente cliccando il tasto M, 1, 2, 3 e in questo caso, che è quella che mi piace di più, la versione in bianco e nero, spostando questo puntatore vedo esattamente dove va a finire la mia regolazione. Riclicco il tasto M e adesso, come vedi, la mia maschera, o meglio il mio filtro, è applicato solamente praticamente nella parte retrostante al mio soggetto. Un'altra cosa interessante è che c'è la possibilità di dare on-off al filtro attraverso questa specie di interruttore che è diverso dalla versione precedente. Ma andiamo oltre. Supponiamo di voler colorare un pochettino questa parte. Ecco, adesso finalmente si è colorata la nostra maschera. Sto lavorando in una versione beta delle Nik Collection, quindi c'è ancora qualche piccolo bug. Supponiamo, dicevo, di voler colorare questa parte dietro, quindi magari do un colorize che anche questa volta, come vedi, prima e dopo viene applicato però a tutta l'immagine. Se
voglio utilizzare la stessa maschera di prima, non devo ricrearla, a meno che non lo voglia fare. Mi basterà andare nella maschera qui sotto, tasto destro, copia, posso chiudere, mi porto sul nuovo filtro, Command, o Control V e voilà, abbiamo la nostra maschera che viene applicata esattamente nello stesso punto, della maschera precedente. In realtà questo non è avvenuto e ripeto probabilmente eccola, è un piccolo bug che ho. Comunque questo si può fare ed è la possibilità cioè di copiare le maschere all'interno dei vari filtri. Voglio fare un'altra prova sulla fatto di poter copiare le maschere e quindi stavolta cerco un filtro curva, molto interessante, già inserita nella volta scorsa la possibilità di cercare i miei filtri attraverso questo testo. Quindi ho la curva, faccio così, ancora una volta, applico a tutta l'immagine, mi interessa solo questa parte, quindi ritorno per esempio nella nebbia, clicco sulla maschera, tasto destro, copia, stavolta ecco non devo chiudere, provo a non chiudere il mio filtro, Command o Control V e sì, questa volta ha funzionato. Okay, quindi è importante capire che bastava semplicemente non chiudere il nostro filtro. La cosa che voglio fare adesso è quella di andare a cambiare il colore del nostro Granturco. Per fare questo utilizzo i filtri di vivezza. Ricordo che dalla versione 9 praticamente i filtri del plugin vivezza sono stati integrati all'interno del Color FX. Questo per me è stata una rivoluzione, una piccola rivoluzione perché non utilizzavo mai questi filtri e adesso finalmente li sto utilizzando. Sono potentissimi. In questo caso uso il Global Adjustment e posso muovere per esempio il rosso, posso abbassare il blu per dare un po' di giallo, per quanto riguarda il green magari do un po' di magenta, qua bisogna conoscere la teoria del colore, quindi l'opposto del green è magenta e ho creato questa specie di arancione. Ora il problema è ancora una volta quello di applicarlo solamente al Granturco e andiamo a vedere una nuova maschera. Maschera Object Selection, faccio clic sopra e adesso basterà fare clic e come vedi automaticamente la mia maschera si è creata e questo è il prima e questo è il dopo, prima e dopo. Quindi col tasto M elimino la maschera, ok? Abbiamo creato questa situazione. Qui non mi piace molto e quindi potrei in questa zona aggiungere per esempio un control point negativo. In questo caso mi basterà tenere premuto il tasto Option o Alt se usi PC, è un U-point negativo come vedi, quindi mi elimina questo intervento. Option o Alt premuto posso copiare questo control point, tasto M per vedere dove effettivamente sta lavorando, magari posso cambiare la luminosità, idem per questo, in modo da farlo lavorare in modo più pesante, ancora M per ritornare al punto di partenza e questo è il prima e questo è il nostro dopo. Chiudo il filtro e possiamo proseguire. Per puro divertimento direi di tentare di cambiare ad esempio il colore della tuta del nostro modello. Sto utilizzando, come stai vedendo, vari filtri per farti vedere le possibilità creative che si possono avere, o meglio attuare all'interno di questo plugin che è veramente infinito. Ritorno sulla mia collezione, qui posso cercare HSL, eccolo qua. Questo mi permette di, per esempio, modificare la tuta. Per farlo però aggiungo una maschera, di intelligenza artificiale, Object Selection ancora e mi sposto, come vedi, qua sopra. Ancora una volta però, il viso viene coinvolto. Infatti se faccio M vedi che il viso viene coinvolto. Quindi ancora aggiungo un altro, viewpoint, sempre negativo, quindi, Option o Alt premuto, lo clicco qui e quindi questa parte verrà sicuramente eliminata. Perfetto, ancora M per tornare e adesso posso semplicemente andare a modificare la tuta del mio modello. Non sto facendo sicuramente un ottimo lavoro, ma è semplicemente per far vedere come funziona. Se voglio vedere il prima e dopo globale, perché molti non sanno questa funzione pseudo nascosta, basta cliccare il tasto P di Palermo, ok, prima e dopo, prima
e dopo e vedo tutte le modifiche contemporaneamente. Prima di ritornare in Photoshop però ti faccio vedere una cosa secondo me importante. Con il Color FX aperto, se vado in preferenze e mi porto sulla, tabella dell'host, qui posso decidere se, utilizzare, come uscita queste opzioni. Io generalmente metto sempre Smart Object perché? Perché adesso dando Apply torno in Photoshop e come vedi ho un oggetto avanzato. Questo mi permette con un doppio clic sul filtro di ritornare all'interno di Color FX e di apportare ulteriori modifiche. Quindi avere sostanzialmente un workflow che non sia mai distruttivo. Sono ritornato all'interno di ColorFX perché mentre, facevo una prova ho scoperto qualcosa di nuovo. Questa è la dimostrazione che lo sto sperimentando insieme a te in questo momento ed ho scoperto una maniera nuova per copiare le maschere. Supponiamo di voler utilizzare una curva, eccolo qua, sempre una curva, ops non era sui last edit ma sui filtri, quindi curva e volere per esempio appunto scurire il cielo ancora di più, supponiamo in questo modo. Ok, lo voglio applicare solamente al cielo. Add local adjustment, import masks e adesso guarda un po' cosa è venuto fuori, che praticamente ho tutte le maschere che ho applicato precedentemente. Quindi per esempio ad F Mask 1, che era quella che avevo applicato per la nebbia, potrebbe essere applicata, eccolo qua, viene applicata anzi al nostro cielo, tenendo conto appunto della na maschera di profondità. E questa è una scoperta fatta proprio pochi secondi fa, te l'ho condivisa. Ma voglio fare un passo indietro, cancello tutto il lavoro che abbiamo fatto, entro, dentro Color FX, mi viene chiesto select all tutte le mie maschere, che sono sostanzialmente queste 3 e, lo apro. Adesso ti faccio vedere come, posso lavorare con le maschere che ho creato all'interno di Photoshop, perché le maschere all'interno di Photoshop, se le sai fare, sono maschere super dettagliate e definite. Quindi lavoro solamente con le curve, semplicemente perché è il mio è il mio strumento che preferisco in assoluto e facciamo un po' di cose. Per esempio, voglio colorare il cielo. Per fare questo entro nel canale del rosso, abbasso questo punto e come vedi vado a colorare il cielo, ma devo colorare solo il cielo. Attenzione, Add Local Adjustment, Import Masks e questa volta vedo le maschere, quelle che ho creato all'interno di Photoshop, quindi applicherò quella del cielo che è questa e questo è il prima e questo è il dopo. Ok, proseguiamo. Supponiamo di voler aumentare un po' l'esposizione del nostro soggetto, ancora una volta Levels and Curves, glielo applico con Import Mask al nostro soggetto che è questo e boom, ecco che il nostro soggetto adesso è più luminoso. E infine cambiamo il colore del nostro Gran Turco, ancora un'altra curva, Local Adjustment, Import Mask, glielo metto sul primo piano che avevo creato precedentemente, ecco la maschera che viene anche visualizzata, M va via, M ancora bianco e nero, benissimo, e adesso entro dentro sempre ai canali colore perché qui magari aggiungo un pochettino di rosso, sul blu aggiungo un po' di giallo, sul verde aggiungo un po' di magenta ed ecco che ho creato il mio grading e tutte le mie regolazioni, tasto P prima e dopo. Tutto questo utilizzando solo uno strumento curve all'interno del Nik Collection, ma le maschere create precedentemente in Photoshop. Se il video che state vedendo vi sta piacendo, lasciate pure un like e se vi interessa questo tipo di contenuti sulla post produzione iscrivetevi al canale, questo aiuta molto quello che sto facendo, il lavoro che sto facendo. Ovviamente nei commenti come sempre fatemi sapere cosa ne pensate, altra cosa davvero importante. Oltretutto sono molto curioso, ma proseguiamo. Ma fra le novità delle Nik Collection 9 c'è una cosa completamente nuova che prima assolutamente non c'era. Beh, anche le maschere con intelligenza artificiale non c'erano, ma che secondo me è effettivamente una delle aggiunte più interessanti. È uno strumento color grading. Vabbè, gli strumenti di color grading ormai li troviamo un po' ovunque, li troviamo in Lightroom, in Camera Raw, ci sono plugin dedicati. Le stesse TK9 di Tony Kuiper hanno una sezione all'interno che si chiama Color Grading. Ok, entriamo dentro il Color FX e vediamo di che cosa si tratta.
Per farvi vedere questo nuovo filtro, il color grading, parto da questa immagine. Il color grading lo trovo all'interno di vari filtri, più per attivarlo e come vedi già applica un grading in modo automatico. Per eliminare questa regolazione basta fare clic in questo punto e si parte da zero. Sostanzialmente questo plugin, questo filtro meglio, ha 4 zone. Abbiamo una zona global, una per le ombre, una per i mezzi toni e una per le luci e fin qua niente di nuovo, tutto tutte cose che già conosciamo. Proviamo a fare qualche prova, ad esempio sul tono globale e posso andare a scaldare la mia immagine in questo modo, questo è il prima e questo il dopo. Quindi facilissimo, pochi clic e, subito abbiamo un bell'effetto. Doppio clic sul punto per tornare al punto, di partenza. Facciamo qualche regolazione per esempio sulle ombre che le porto un po' fredde, i mezzi toni li posso andare a scaldare un pochettino, le luci anche queste le posso andare a scaldare e anche qui abbiamo un prima e un dopo. Magari i mezzi toni li posso anche portare un po' più in questa parte, le luci, ecco così è un po' più strong e vedo meglio cosa succede prima e dopo, prima e dopo. Quello che voglio farvi notare è che quando seleziono ognuna di queste aree, quella global compresa, che adesso non ho nessun settaggio, posso fare delle regolazioni. Per esempio, posso regolare la luminosità, quindi aumentare, in questo caso le luci, oppure i mezzi toni, oppure posso schiarire o scurire le ombre. Poi posso aumentare, lo facciamo magari sui mezzi toni, posso aumentare la saturazione o diminuire la saturazione. Come vedi si muove il pallino dedicato e infine posso anche cambiare la hue. La hue è la tonalità, cioè il colore, quindi posso modificare in modo molto preciso il colore da andare a modificare. Attenzione, c'è una cosa molto interessante adesso. C'è questo cursore balance. Con questo cursore, spostandomi verso sinistra, porto la mia gradazione, porto il gradiente verso una tonalità più fredda. Portandoli invece verso destra, che è praticamente ciò che ho dato ai mezzi toni e alle luci, porto l'immagine più verso una gradazione calda. Quindi posso fare una sorta di mix tra quello, doppio clic e portarlo a zero, tra quello che ho creato precedentemente. Infine ho anche l'opacità, ma attenzione non è la fine perché c'è un'altra cosa molto interessante. L'opacità del filtro lo posso regolare da questo punto, portandolo per esempio a sinistra, oppure attraverso lo slider classico dell'opacità. Perché ho detto che c'è una cosa ancora molto interessante? Perché altra grande novità delle NIC 9 sono le opzioni di fusione, quindi abbiamo 18 possibilità di fusione, il normal, darken, cioè quindi scuro, la moltiplica, il lightning, screen, eccetera, eccetera. Per esempio posso mettere in questo caso un soft light, cioè luce soffusa e avrò un'aggiunta di colore e anche di contrasto. Ovviamente regolando la mia opacità avrò il top delle regolazioni. Questa è un'altra davvero grande novità che mi permette di essere ancora più creativo, nel mio processo. Ancora qualche altro esempio per far vedere come attraverso questo strumento, che posso cercare come al solito in questo modo, color grading, posso veramente cambiare mood in maniera super veloce le mie immagini. Vado a resettare il mio strumento, per esempio in global diamo un po' di calore, per quanto riguarda le luci anche qui un po' di calore, mezzi toni okay, così. Le ombre magari posso raffreddarle ancora una volta un po' e veramente prima e dopo. Veramente pochissimi click per andare a cambiare completamente il mood delle nostre immagini. In fotografia uno dei generi più trattati in assoluto, anzi al primo posto, è quello del ritratto, quindi non posso non considerarlo, pur sapendo che, mi sto rivolgendo soprattutto a paesaggisti, però anch'io faccio ritratto, mi piace molto. Anche in questo caso aggiungiamo un color grading, tipica immagine, da matrimonio. Beh, ti faccio già vedere il prima e il dopo, prima e dopo.
Cavoli, già l'immagine è cambiata tantissimo, anzi facciamo che lo chiudo questo, ne aggiungo un altro per fare io qualcos'altro di diverso, perché è veramente potente questo strumento e per esempio diamo come al solito un po' le ombre, un po' sul freddo, scaldiamo un pochettino i mezzi toni, le luci, qualcosa anche di creativo e vedi con pochissimi click poi posso col balance andarmi a spostare dove decido, che, questo effetto sia migliore, questo è il prima e il dopo, prima e dopo. Ragazzi è veramente efficiente, pochissimi click e cambia veramente il mood dell'immagine. Ma attenzione adesso alla prossima sorpresa. Ebbene sì, anche in un'immagine in bianco e nero possiamo utilizzare questo bellissimo filtro per andare a creare un grading, molto interessante. Per esempio con un global qui posso, mettere una dominante di questo genere, per esempio. Molto bella prima e dopo. Oppure resetto tutto, metto una dominante sulle ombre, sempre magari in questo caso un po' fredda, e poi, che ne so, posso mettere qualcosa di particolare, ma in questo momento sul creativo, per quanto riguarda i mezzi toni. E questo è il prima e il dopo, prima e dopo. Insomma, le applicazioni sono davvero tante e ripeto, questo è uno dei filtri che mi ha entusiasmato di più. E poi c'è un'ultima novità, almeno per quanto mi riguarda, si tratta di un ultimo filtro nuovo che secondo me fa parte di quelli creativi, diciamo. Si chiama Halation ed è un effetto che deriva dalla fotografia analogica, cioè quando la luce crea un alone intorno alle alte luci. Entriamo dentro a Color Effects. Ecco, questa secondo me è un'ottima immagine per farti vedere un po' come funziona questo filtro. Halation, eccolo qua, e automaticamente anche lui prima e dopo, fa vedere cosa, combina. Allora, prima di tutto tolgo il Coralization, che vedremo dopo che cosa serve, e come vedi qui non fa altro che aggiungere un alone intorno alle luci con questo slide dell'intensità, mentre uno spread aumenta la, come dire, ampiezza e infine con la sensibilità, aumenta praticamente il grado di, aloni su quanto riguarda le alte luci. Si tratta di sperimentare con questi slider e trovare quello che ti piace di più come impostazione, prima, dopo. Però, c'è un'altra cosa, c'è il colorization, quindi posso andare a colorare i miei aloni. Quindi, per esempio, posso farli diventare verdi, viola, magari questa è la cosa che mi piace meno in questo momento, però è sicuramente interessante, quindi poi lavorare l'opacità. Invece l'altra cosa molto bella è ancora una volta il discorso del blend, cioè, delle opzioni di fusione e anche qui posso per esempio lavorare in luce soffusa oppure in overlay, il tempo di trovarlo, eccolo qui per avere ancora, una maggiore contrasto e lavorare come sempre ovviamente, sull'opacità per trovare la giusta, regolazione. Questo è il prima e questo è il dopo, prima e dopo. Ovviamente non finisce qui, ci sono anche altri filtri nuovi e aggiornati, per esempio il Chromatic Shift che permette di creare effetti di separazione del colore molto particolari, ispirati alla stampa offset, oppure tutta la parte più creativa di Analog FX con effetti come il glass che simulano distorsioni e texture ottiche. Sono strumenti molto interessanti anche se magari personalmente non sono quelli che utilizzo di più, specialmente nella fotografia di paesaggio. Ma poi c'è anche il SilverFX, dove è andato a finire il SilverFX, il bianco e nero. Ok, qui i cambiamenti non sono rivoluzionari, ma tutta la parte delle maschere, quelle delle maschere AI e delle maschere di profondità, sono state aggiornate. Ma questo merita un video a parte, perché il bianco e nero è un mondo che va raccontato con calma. Ok, quindi è tutto rose e fiori? Dipende. Per esempio, per quanto riguarda le maschere, qui il sistema adesso è veramente molto evoluto grazie alle maschere intelligenza artificiale, però sono pensati in modo molto diverso rispetto a Photoshop e a quello o meglio al modo a cui io sono abituato a lavorare. Per esempio, qui nelle Nick posso sicuramente sottrarre, aggiungere, lavorare su luminanza, colore e profondità, ma non posso combinare le maschere come farei ad esempio con le Luminosity Masks o con selezioni di altro tipo all'interno di Photoshop. Sto parlando dell'interpolazione.
Quindi non è un sistema costruttivo, è un sistema più di tipo intuitivo, e questo non è necessariamente un limite, perché qui l'idea è diversa, cioè non costruire tutto da zero, ma arrivare ad un risultato molto molto velocemente e in maniera tosta, cioè avere un effetto wow con pochissimi click. Se serve più controllo, ovviamente si può sempre tornare in Photoshop e continuare da lì. Ma è il momento di parlare anche dei prezzi, capire se ha senso oppure no acquistare o aggiornare l'Enic Collection. Se non avete mai acquistato l'Enic Collection, vi lascio il mio codice sconto in descrizione e avrete ovviamente uno sconto, e trovate anche il link di prova gratuita per 14 giorni. Come puoi vedere, per chi è un nuovo utente il costo è di 169,99 euro. Non è un costo indifferente, ma stiamo parlando di una serie di plugin davvero importanti. E se sei un nuovo cliente, appunto, utilizza pure il mio codice sconto. Se invece devi fare un upgrade dalla versione 7 o dalla versione 8, il costo è di 89,99, quindi in questo caso assolutamente abbordabile. Ma la domanda vera è sempre la stessa: ne vale la pena? Perché magari molti pensano: vabbè, ma io ce l'ho da tanto tempo, cioè addirittura le prime versioni delle Nick, uso sempre quei 2-3 filtri, cosa mi cambia? Che secondo me cambia molto, perché cambia di fatto il modo di lavorare. Non entri più nelle Nick per applicare un effetto, per fare una rifinitura, ci entri per costruire l'immagine. È più veloce, è più fluido, tutto è molto più creativo. Infatti la cosa che mi ha colpito di più è che mi sono divertito a usare le nuove Nick, e quando ti diverti mentre lavori su una foto, di solito significa che sei nella direzione giusta. Chi mi segue da tempo sa che non voglio assolutamente convincere nessuno, però sinceramente questa versione mi ha sorpreso, non tanto per i singoli strumenti in sé, ma per come tutto lavora insieme. E quindi, come dico sempre, conta lo sguardo, non lo strumento, ma qui lo strumento inizia veramente a seguirti e quindi le cose cambiano. Ragazzi, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!